Anche la puntata di oggi avrà un filo conduttore comune che parte dagli aggiornamenti di Microsoft. Pochi giorni fa c'è stato il Patch Day di giugno 2023 e quindi sono stati editi da Microsoft una serie di aggiornamenti importanti che sono stati recepiti dai nostri computer e che, oltre ad aver portato dei sicuri vantaggi per noi, hanno portato nuovamente, stranamente, anche dei problemi che sarà necessario investigare, e lo faremo nel corso di questa puntata, per evitare che i nostri computer siano a rischio di sicurezza. In particolar modo, uno di questi aggiornamenti è andato ad impattare negativamente sia su Malwarebytes sia su Google Chrome, e anche in questo caso dovremo fare una particolare operazione per accertarci che tutto funzioni a dovere. Infine parleremo, sempre in tema di aggiornamenti, dell'aggiornamento cumulativo di luglio 2023 e vedremo che saranno introdotte diverse novità da Microsoft, in modo tale da sapere che cosa aspettarci per il futuro. Allora, ti senti pronto? Iniziamo. E la prima notizia di cui andiamo ad occuparci riguarda la prossima build di Windows 11, che dovrebbe essere resa disponibile a partire dal prossimo 11 luglio. Questa build vedrà una serie di innovazioni, alcune più gradite e altre meno. A quanto pare, ad esempio, la prima novità, ci dice l'articolo, non verrà apprezzata da tutti gli utenti e consisterà in una serie di sponsorizzazioni che ci arriveranno per mezzo degli account Microsoft. Se infatti effettueremo l'accesso a Windows utilizzando un account Microsoft anziché un account locale, vedremo nel menu Start comparire una serie di sponsorizzazioni che potrebbero pubblicizzare l'uso di OneDrive, di Office o di altri prodotti Microsoft. Le altre novità introdotte sono di carattere secondario, ad esempio potrà essere possibile visualizzare i secondi in basso nell'orologio di sistema, oppure ancora verrà introdotta la luminosità adattiva, che consiste sostanzialmente, nel caso dell'uso dei notebook, in una autoregolazione della luminosità del nostro display a seconda della luminosità esterna dell'ambiente in cui ci troviamo, un po' come succede adesso sui nostri smartphone. Si è appena concluso il Patch Day Microsoft di giugno 2023. Quello che è venuto fuori in realtà sono state una serie di patch di sicurezza che vanno a migliorare la sicurezza e la stabilità dei nostri sistemi. Ma in particolare si è scoperto che esiste un servizio vulnerabile che si chiama Windows Message Queuing, che potrebbe creare problemi al nostro sistema. Per verificare se questo servizio è attivo sul tuo sistema, ti basterà copiare questa stringa che trovi nell'articolo, che naturalmente come sempre ti linkerò nel sito www.gentiluomodigitale.it nella sezione news. La stringa, come vedi, è questa qui, ti basterà fare clic destro, copia, e andare ad incollarla in un prompt dei comandi. Per aprire il prompt dei comandi ti basta andare in basso sulla lente, digitare CMD e andare a fare clic appunto sull'icona del prompt dei comandi. Digitando CTRL V incollerai la stringa e successivamente premendo invio potresti avere una risposta come questa, che significa che il servizio non è presente sul sistema, quindi il sistema non è attaccabile da questo tipo di minaccia. Se diversamente al di sotto dovessero comparirti altre stringhe di caratteri, tutto quello che ti basterà fare sarà andare a verificare di avere installato gli ultimi aggiornamenti di sistema sul tuo computer. Per farlo ti ricordo che ti basta cliccare sulla bandierina, andare successivamente in impostazioni, scegliere Windows Update e cliccare sul pulsante verifica disponibilità aggiornamenti. Al termine di questa operazione, se ci dovessero essere aggiornamenti che non hai ancora effettuato, verranno automaticamente scaricati ed installati sul tuo computer. E il sito ilsoftware.it ci informa di un altro grave problema derivante da un aggiornamento di Windows. Quello che succede è che
Se sul tuo computer hai sia Google Chrome che Malwarebytes anti-malware installati, Google Chrome dopo questo aggiornamento non si aprirà più. E questo potrebbe essere l'ennesimo sgambetto da parte di Microsoft nei confronti di Google, come abbiamo già rilevato in precedenza sempre in queste rassegne stampa. In ogni caso, se sul tuo computer sono installati sia Google Chrome che Malwarebytes, tutto ciò che dovrai fare per impedire che questo problema si verifichi e quindi che Google Chrome non si apra più sul tuo sistema sarà andare in basso sull'icona di Malwarebytes, questa qui, farci doppio clic, ti si aprirà il programma Malwarebytes e dovrai andare sulla sezione impostazioni, quella individuata da questa rotellina. Cliccandoci su ti sposterai nella sezione sicurezza e una volta entrato nella sezione sicurezza dovrai scorrere fino in fondo nella sottosezione che si chiama protezione contro gli exploit. A questo punto cliccherai sul pulsante Gestisci applicazioni protette e andrai a disattivare l'opzione relativa a Google Chrome. Dopodiché ti basterà cliccare su Fatto e il problema sarà temporaneamente risolto. Dico temporaneamente perché nel frattempo Malwarebytes ha promesso che a brevissimo uscirà una patch di aggiornamento che risolverà il problema e consentirà l'utilizzo della protezione anti-exploit su Google Chrome e l'apertura naturalmente dello stesso browser. E concludiamo con una notizia che non esito a definire folcloristica. Cosa sta succedendo? Succede che recentemente tramite una serie di canali vengono diffusi dei falsi accessi ad OnlyFans. Nel caso in cui tu non sappia cosa sia OnlyFans, devi sapere che è questo sito qui dove vengono mostrate immagini di signorine più o meno discinte a fronte di un pagamento alle stesse. Ebbene, recentemente non si sa bene attraverso quali sistemi di infezione, però potrebbe capitarti che ti arrivi un file zip che ti propone un accesso gratuito a questo sito. Naturalmente il file è fasullo e contiene un RAT. Un RAT è un Remote Access Tool, cioè uno strumento di accesso remoto che consentirebbe ad un malintenzionato di prendere il controllo del tuo computer. Quindi quello che posso suggerirti naturalmente è di evitare di accettare questo tipo di profferte e fare assolutamente leva sulla tua integrità morale. E parliamo rapidamente un attimo della vita del canale. Come vedi, quest'oggi ho utilizzato, sempre per fare una prova e in ossequio a quelli che sono stati i risultati del sondaggio che abbiamo fatto in community del sito, un altro sistema per individuare i punti salienti del video, per mezzo, come promesso, di freccioline e cerchietti e anche dell'uso dello zoom, però in maniera un pochino più dinamica rispetto al solito. Infatti ho evidenziato il puntatore e usato lo zoom anziché in fase di montaggio proprio mentre giravo il video. Vorrei sapere se questo sistema pensi che vada bene, puoi farmelo sapere nei commenti. Spero di ricevere una maggioranza di sì o di no in modo da poter valutare più facilmente, altrimenti faremo un altro sondaggio in community. Detto questo e prima di chiudere, ci tengo tantissimo come sempre a fare due ringraziamenti speciali. Il primo è a Giorgio Brusasco e Luciano Noè per i loro super grazie. Vi sono infinitamente grato del supporto, siete stati gentilissimi. E il secondo è a tutti quanti i moderatori volontari del nostro forum, che trovi come sempre sul sito www.gentiluomodigitale.it e a cui, se non ti sei ancora iscritto, ti suggerisco assolutamente di iscriverti. E detto questo, non mi resta come sempre che ringraziarti per la visione di questo video e darti appuntamento alla prossima.